Bentornati nella nostra piccola serra. Questo è il nostro primo settore di pomodoro della nuova campagna 2022-2023. Bene, c'è una novità eclatante, se vogliamo, fra virgolette. Abbiamo cambiato decisamente il sesto d'impianto e lo vedrete dalle immagini dietro di me. Direi che questo tipo di allevamento lo possiamo chiamare AV, perché le piante prendono questa forma. Ora andiamo a vedere nel dettaglio cosa abbiamo fatto. La rivoluzione sicuramente è stata il filare doppio, quindi noi avevamo le manichette messe a una media di 1 metro, di preciso erano 120 x 80 cm, quindi fra manichetta e manichetta. Abbiamo riunito le manichette per creare quindi filari doppi con due appunto manichette, e ogni filare doppio è distanziato di 2 metri, ok, quindi c'è tanto spazio, come si vede sicuramente. Bene, perché lo abbiamo fatto? Per diversi motivi, e già ne raccogliamo i frutti, se vogliamo, anche se ancora sono acerbi i pomodori. Le piantine ovviamente le abbiamo trapiantate al centro, quindi in mezzo fra le due manichette, e il fil di ferro dove sono legate adesso le piante che sono abbastanza grandicelle ormai, è un po' sfalsato rispetto alla manichetta, ovviamente non troppo, perché sennò l'operazione appunto della legatura sarebbe un po' già così, anche se potrebbero sembrare troppo strette le piante. Le due branche ovviamente delle piante, come vedete, sono state lasciate a due spalle, come diciamo noi. Va bene, e le piantine sono distanziate fra di loro, cioè quelle che erano delle piantine, scusate, una media di 45 centimetri, quindi sul filare. Bene, detto questo, i risultati già si vedono, sta crescendo molto bene, c'è tanta luce, tanta aria da tutti i lati. Ma non solo, prima di arrivare nel fil di ferro abbiamo fatto un'altra piccola operazione che ora vi faccio vedere dall'altra parte della serra. Ecco qui, questo dietro di me è il ciliegino Zagon F1, innestato fra l'altro su Tomoforce, e ci sta dando delle grosse soddisfazioni. Se volete seguiremo ovviamente questa coltivazione e altre, quindi iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Fra parentesi, anche se siete abbonati, attivate le notifiche, così vi arriveranno quando dovuto, quando ci sono nuovi contenuti. Benissimo. Perché dico soddisfazioni? Intanto vediamo come stiamo andando con la gestione, quindi con l'allevamento della pianta. Quando siamo arrivati più o meno all'altezza del fil di ferro dove sono legate le piante, le abbiamo abbassate un po', come vedrete dalle immagini. Bene, cosa succede così? Si allargano i filari e si crea una V più morbida, va bene? C'è tanta luce e tanto spazio qui in mezzo, e si vedono proprio i grappoli dei pomodori, che sono abbastanza generosi. eh, Veramente ottimi risultati. Ovviamente non è dovuto solo alla gestione così, a questo sesto di impianto, c'è dietro tanto lavoro, tutte le pratiche che facciamo da anni e di cui parlo ovviamente nel canale. Però considerate che siamo a circa 50 giorni dal trapianto, i primi pomodori iniziano a maturare. Ora quindi la coltivazione è in una fase, se vogliamo, di pre-raccolta, e si mostra veramente bene. I filari così fatti, non solo durante tutto l'arco della giornata le piante ricevono un'adeguata luce, quindi esposizione alla luce solare, ma anche quando si vanno a fare i trattamenti. Come sapete, sempre se seguite il canale, quindi se siete produttivi, noi facciamo i trattamenti con una lancia particolare, noi la chiamiamo la bacchetta, che ha 4 augelli, e quando andiamo a trattare, quest'anno stiamo trattando diciamo in maniera più efficace, perché il trattamento copre veramente bene tutta la pianta. Ovviamente i risultati non sono solo a livello di cura e prevenzione delle malattie, della lotta contro gli insetti, ma anche a livello di qualità e quantità
del nostro raccolto finale che ancora deve iniziare, immaginate un po'. Però come sapete noi trattiamo, sono tutti trattamenti bio per chi non lo sapesse, scusate se ogni tanto ripeto le cose, però ci sono sempre nuovi che seguono, quindi mi pare il caso di precisare alcune cose. Queste sostanze naturali sono principalmente concimi, corroboranti, biostimolanti, quindi il trattamento ha una valenza superiore sotto tutti i punti di vista. Ecco, adesso abbiamo da un lato il marmande e da un lato il ciliegino, tutte e due con questa gestione della crescita. Bene, qual è la cosa che ci ha spinto sicuramente a prendere questa decisione così, se vogliamo, importante? Sicuramente il risparmio. Così con lo stesso numero di manichette all'interno della serra abbiamo messo circa il 30% di piantine in meno. Quindi in un contesto geopolitico in cui ci troviamo, andare a risparmiare già dall'inizio, se vogliamo, a parte che abbiamo risparmiato anche nella preparazione di base e in tante altre cose, stiamo risparmiando nei trattamenti, nelle fertilizazioni. Quindi se siete interessati a questo tipo di discorsi, continuate a seguire il canale. Seguiremo tutti gli altri settori di pomodoro, abbiamo anche il datterino, abbiamo tanti pomodori colorati, il cuore di bue, il cosiddetto midi plum, quindi quello a frutto medio, a grappolo. Insomma, ci saranno tante cose da vedere. Rinnovo l'invito a continuare a seguire, fate i bravi picciotti, mi raccomando. E per concludere proprio alla fine voglio dire che questo tipo di gestione si può fare anche in obliquo, se vogliamo. Già è una gestione in obliquo, perché rispetto a dove è trapiantata la piantina, diciamo che viene sfalsata parecchio, però invece di essere sfalsata come abbiamo fatto l'anno scorso, quindi distesa nel senso della manichetta, viene abbassata però in perpendicolare al nostro filare, ecco. E in più potremmo anche appunto inclinarla. Magari lo faremo in qualche altro settore, però questo per scoprirlo già ve l'ho detto cosa dovete fare. Al prossimo video e grazie sempre.